Oggi voglio proporti una riflessione un po' diversa dal solito. Ti sei mai chiesto quali possono essere i più grandi rimpianti che ci portiamo dentro quando guardiamo indietro alla nostra vita? Può sembrare un argomento cupo, lo so, ma a volte fermarsi a pensare a queste cose ci aiuta a vivere con più consapevolezza già da adesso. Dopotutto, il minimalismo non significa soltanto avere meno oggetti, ma saper far spazio a ciò che conta davvero. E se c'è qualcosa che ci fa capire cosa è essenziale, sono proprio i pensieri di chi ha vissuto a lungo e sta per salutare questo mondo. Oggi ti racconterò di 5 rimpianti molto comuni emersi dall'esperienza di un'infermiera che ha assistito tantissime persone nei loro ultimi giorni di vita. Ascoltali come se fossero una condivisione preziosa, un invito a guardarti dentro e a chiederti: cosa voglio fare per evitare questi rimpianti nella mia vita? Vorrei aver vissuto secondo i miei desideri, non secondo le aspettative altrui. Quante volte ti sei sentito in dovere di realizzare i sogni di qualcun altro? Magari i tuoi genitori, un partner o perfino un capo, dimenticando del tutto i tuoi. Spesso rimandiamo le nostre passioni, magari perché pensiamo di dover essere prudenti o perché ci occupiamo troppo di non deludere chi ci sta intorno. Con gli anni però potremo svegliarci e realizzare che i nostri sogni sono rimasti chiusi in un cassetto troppo a lungo. Il minimalismo suggerisce di eliminare ciò che non serve e di lasciare spazio solo all'essenziale. Allo stesso modo puoi provare a sfoltire le pressioni che senti su di te. Per esempio, se sogni di scrivere un libro, anziché dirti che non hai tempo, ritagliati anche solo mezz'ora al giorno per buttare giù qualche idea. Oppure, se hai sempre amato viaggiare, comincia a organizzare brevi gite, senza aspettare di avere il budget perfetto o aspettare addirittura il momento perfetto. Ricorda, il momento giusto raramente arriva da solo, devi crearlo tu. Vorrei non aver lavorato così tanto. Spesso ci troviamo incastrati in una routine frenetica, sveglia presto, caffè veloce, traffico, lavoro straordinari, e alla fine della giornata crolliamo sul divano stanchi e sfiniti. Non dico che lavorare non sia importante, per carità, ma la questione è: stai lavorando per vivere o stai vivendo per lavorare? Se hai figli, partner, amici o magari hobby che ami, sai già quante volte ti sei perso momenti preziosi a causa di un impegno professionale. Prova a chiederti onestamente: cosa mi motiva davvero a lavorare così tanto? Sono io a scegliere queste ore infinite o sto subendo una situazione che forse potrei provare a modificare? Forse potresti delegare qualche attività oppure chiedere ogni tanto un permesso o ancora cambiare lavoro se quello attuale ti opprime. Il minimalismo in questo senso ti aiuta a focalizzarti sulle vere priorità. Quali sono gli aspetti della tua vita che meritano più presenza? A volte ridurre il tenore di vita o semplificare le spese può regalarti la libertà di non dover dedicare ogni singolo minuto a una carriera che ti sta divorando. Vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. Rifletti un attimo su quante volte hai soffocato dentro di te un'emozione importante, magari temendo di creare disagio o di rompere degli equilibri. Magari hai provato rabbia, tristezza oppure gioia incontenibile, ma hai scelto di non condividerla per quieto vivere. Con il passare degli anni, tutto ciò che rimane inesploso può diventare un peso enorme, un nodo in gola, un malessere che sfocia in malattie o in un senso di frustrazione continua. Dire la verità è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. A volte basta un semplice messaggio: scusa, ma ho bisogno di chiarire una cosa che mi porto dentro da un po'. Oppure un invito a fare una passeggiata e a parlare a cuore aperto. Se hai timore di non trovare le parole giuste, puoi iniziare con frasi semplici, una sincera manifestazione di quello che provi. Non devi essere perfetto o avere tutte le risposte. Esprimere i tuoi sentimenti nel minimalismo interiore significa lasciar cadere maschere superflue per trovare una connessione vera, che dia valore alle tue relazioni e al tuo benessere psicologico. Vorrei aver mantenuto i contatti con i miei amici. In quanti momenti della vita ci diciamo: dovrei chiamare quell'amico, è davvero un sacco di tempo che non ci sentiamo. E poi, presi dalle 1000 incombenze, lo rimandiamo. Le giornate scappano via, lo sappiamo, diventano settimane, mesi, perfino anni. E a volte ci troviamo a ricordare con nostalgia persone che ci hanno fatto sorridere, crescere o amare.
Se c'è una cosa che ho imparato è che spesso i veri legami non muoiono facilmente, ma hanno bisogno di tanta cura. Un semplice "come stai" può ricucire distanze che sembravano ormai invalicabili. Se non riesci a incontrare fisicamente i tuoi amici, anche un messaggio vocale, una videochiamata o un progetto di vacanza condivisa possono tenere viva quella scintilla speciale. Nel minimalismo, scegliere con cura le relazioni da coltivare è fondamentale. Dedicando tempo e attenzione a pochi amici fidati, avrai ricordi preziosi che ti accompagneranno per sempre, anche quando i ritmi della vita sembreranno portarti via di corsa. Vorrei essermi permesso di essere più felice. Spesso associamo la felicità a circostanze esterne. Il lavoro dei sogni, la casa perfetta, il partner ideale. Ma la verità è che la felicità si trova nel modo in cui scegliamo di interpretare la realtà. Se hai sempre pensato di dover rinunciare alla leggerezza per sembrare una persona responsabile, questo potrebbe averti portato a trascorrere anni in un meccanismo di false certezze e abitudini rigide. Essere felici non significa ignorare i problemi, ma concederti momenti di gioco, di creatività, di risate senza sensi di colpa. In un percorso di minimalismo impari a scegliere ciò che ti fa stare bene e a lasciare andare ciò che non aggiunge valore. Potresti ad esempio scoprire la gioia di attività semplici, una passeggiata in un parco, un bagno caldo con musica rilassante, una serata in cui balli da solo in salotto. Sembra banale, ma a volte non ci concediamo mai il lusso di farlo. Ora fermati un momento, respira, chiudi gli occhi e pensa: quali sono le cose per cui potrei avere dei rimpianti se un giorno mi guardassi indietro? Non è un esercizio facile, ma sono certo che può darti una prospettiva nuova. Magari realizzi che ci sono persone a cui vuoi dire "ti voglio bene" e non l'hai mai fatto. O forse riconosci che stai sacrificando troppo tempo per un lavoro che non ti rispecchia più. O ancora, desideri ardentemente iscriverti a quel corso di yoga o di cucina che rimandi da una vita. Ricorda, non serve stravolgere tutto in un giorno. Ogni passo nella direzione del tuo benessere, sia esso emotivo, relazionale o spirituale, è un traguardo importantissimo. Nel minimalismo non esiste la perfezione da raggiungere, ma la volontà di togliere il superfluo e di accogliere ciò che fa vibrare le corde del tuo cuore. Ti invito a prenderti un po' di tempo, anche solo 10 minuti se non puoi fare di più, per mettere nero su bianco una piccola azione che vuoi compiere già oggi, per evitare uno di questi rimpianti. Se ti va, condividilo con me o con qualcuno a cui tieni, così da rendere tutto più concreto. Non sottovalutare la forza dei piccoli gesti, a volte bastano a cambiare davvero la nostra visione del mondo. Io ti auguro di trovare la tua strada verso una vita minimalista piena di gioia. Una vita in cui, guardandoti indietro, senti di aver davvero scelto di essere te stesso, di amare chi ami, di esprimere ciò che provi e di goderti ogni raggio di sole che ti illumina il volto. E se pensi che questo video, e in generale i miei video, possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.